Bentornati sul canale di Figaro Lab. Secondo ed ultimo video su come trasformare il nostro phaser in una sorta di vibe. Nel video precedente abbiamo visto che era sufficiente agire su pochissimi componenti per ottenere questo risultato. Ecco, stiamo parlando fondamentalmente di 4 condensatori e della rimozione di una resistenza. Questa è la parte grossa della modifica. In più, il controllo di depth, invece che una modifica ulteriore, si rivela molto utile sia nella versione modificata come Vibe che in quella più canonicamente di phaser. Vedremo anche in che modo, in che range si comporta bene. Non vi rubo altro tempo, vi lascio direttamente alle immagini. Prima voglio ricordarvi però, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale. Iscrivetevi che è importante, fate crescere il canale. E di mettere un like al video se vi è piaciuto. Eccoci giunti alla prova pratica. Vi faccio sentire innanzitutto il suono clean della chitarra, quindi senza particolari fronzoli, che cosa ci restituisce il Marshall con il pick up al manico. E direi di partire direttamente con il phaser. Le impostazioni sono identiche per entrambi. Partiamo così brutalmente tutto ore 12 giusto per vedere cosa succede, poi ci aggiusteremo nel corso della prova. Iniziamo col phaser. Passiamo al vibe e ripetiamo la stessa frase. Rifacciamo un passaggio veloce sul phaser e subito dopo sul vibe. Ecco, si sente che comunque il motore di entrambi i pedali è lo stesso, quindi il cuore del pedale inteso come stati di sfasamento, filtri all pass, circuito di depth. Chiaramente il cambio dei condensatori crea uno sfasamento di tipo completamente diverso, ha una reattività diversa da alcune frequenze, per cui il Vibe, il nostro phaser modificato in versione Vibe, avrà una risposta che ricorda un po' più da vicino un vibe tipo Univibe. Vediamo anche in che modo agiscono in queste due configurazioni i controlli di depth. Ecco, per essere precisi, il controllo di depth non fa altro che dare un range di regolazione tra quello che è il settaggio base del phaser, che nel caso sarebbe l'equivalente del depth alla massima posizione, quindi depth al massimo. Se vi ricordate nel video precedente avevo detto che era il risultato della serie tra un resistore e un potenziometro, quindi adesso siamo al valore più prossimo alla resistenza fissa che troveremo nel phase 90. Ecco, sentiamo le differenze nelle regolazioni del depth in questo caso sul phaser.
Adesso sentiamo come agisce invece sul vibe. Sentiamo prima le regolazioni più estreme, quindi il depth completamente al massimo. Ritorniamo un attimo al phaser e sentiamo qual è l'escursione del nostro controllo di rate. Facciamo ora lo stesso sul nostro vibe. Come avete potuto sentire, non vi sono soltanto differenze in termini, come dire,
di risposta del controllo di rate o di speed nel caso del Vibe. Sono etichette fondamentalmente, quindi il suono finale che ne abbiamo ricavato è quello di due pedali abbastanza diversi tra di loro, andando a sostituire semplicemente 4 condensatori. Questo rende interessante la modifica, in quanto qualcuno magari che si ritrova con un vecchio phaser inutilizzato, che utilizza quella che è lo schema di base ad esempio di un Phase 90, potrebbe ridargli una nuova vita, dargli una nuova ricchezza, insomma poterlo utilizzare in una maniera diversa e reintegrarlo nella sua pedaliera. Cosa anche più interessante è che questa modifica è praticabile grosso modo un po' su tutti i phaser della Dunlop anche successivi allo script logo. Infatti la modifica della resistenza omessa, la famosa R28, è una modifica che può essere apportata su qualsiasi phaser successivo allo script logo, quindi se non siete dei feticisti, dei collezionisti di pedali anche particolarmente costosi, potreste tranquillamente comprare una versione più recente del pedale e apportare queste modifiche per avere sonorità molto vicine allo script logo per quanto riguarda il discorso phaser, e in più la comodità che rispetto allo script logo vi ritrovereste con un pedale che ha il LED di stato, che è una grande comodità rispetto all'originale che non era dotato. Per la modifica, diciamo, più invadente, quella là che lo fa somigliare in qualche modo a un altro pedale, a un pedale Vibe, si tratta di andare ad omettere quel resistore e al contempo di andare a lavorare sui condensatori, quindi vanno cambiati 4 condensatori. Ecco, vi dico subito che io con i valori rispetto allo scorso video ho sperimentato un po' e ho ripreso un'idea di John Hollis sull'Easy Vibe. Lui costruì in effetti un pedale che in qualche modo fosse più simile all'Univibe rispetto a questa soluzione qui. Però ho notato subito che rispetto ai valori di condensatori dell'Univibe, su uno dei stadi, in particolar modo sul terzo, lui preferiva utilizzare un condensatore con un ordine di grandezza molto più piccolo rispetto a quello utilizzato sul terzo stadio dell'Univibe. Ci ho provato su questo ed effettivamente il condensatore che nello schema precedente vi indicavo di mettere da 470 nano, in realtà a 470 pico si comporta molto meglio, rende l'effetto un po' più realistico. Ecco, non vi faccio sentire altro, non credo che sia necessario andare oltre per capire grosso modo le differenze che ci sono sui due pedali. Molto importante quello che avete visto, non tanto per il controllo di rate, quanto per il controllo di depth. Mentre sul phaser avremmo potuto mettere la modifica dell'inserimento con un controllo di depth e lasciare tranquillamente il resistore fisso da 1 mega ohm e quindi ritrovarci con un solo potenziometro per il rate del nostro phaser, sul Vibe è indispensabile. Sul Vibe è indispensabile perché abbiamo visto che agisce in una maniera diversa, ha un effetto diverso sul suono finale. Per cui in questo caso il nostro resistore da 1 mega ohm dovrà essere sostituito da un partitore che non è difficile o complicato realizzare magari al lato di un Phase 90, diciamo di quelli non proprio da collezione, ma di quelli che si possono modificare senza particolare sacrificio, per andare a offrire questa opzione che è molto importante in termini di suono finale. Io ad esempio suonandolo ho notato molto che mentre con il simil Phase 90 in qualche modo il depth mi piace molto di più dalla metà del potenziometro, quindi da ore 12 in poi, il pedale modificato in versione Vibe si comporta molto molto bene anche con settaggi più delicati di depth. Restituisce un effetto più morbido, è meno invasivo, meno invadente. Quindi sicuramente delle due, se dovessi decidere di apportare questo tipo di modifica al depth su uno solo dei due pedali, lo avrei fatto sicuramente per il Vibe. Nulla vi vieta di sperimentare. Ultima cosa, diciamo la differenza rimasta rispetto all'Univibe, vabbè, oltre alla timbrica che chiaramente è ottenuta con una tecnologia diversa, abbiamo visto che lavora con i BJT, che è un circuito a sé stante, si somigliano come concept di base, l'Univibe anche, insomma, ha 4 stati di sfasamento e un oscillatore LFO. Sicuramente quello che lo rende unico probabilmente più che la tecnologia utilizzata per
i filtri all pass, ma è proprio per l'inserimento di questi filtri, ovvero gli LDR. L'LDR eccitato dalla lampada a incandescenza ha una risposta nei termini di variazione della propria resistenza più lenta rispetto a quella che ha il FET, che pilota invece il nostro phaser. Quindi sicuramente a parità di circuito, se avessimo avuto un oscillatore che pilotava un bulbo invece di pilotare i gate di 4 FET, probabilmente avremo un effetto ancora più vicino all'Univibe. Detto questo, proprio considerando le differenze di risposte tra l'LDR e il bulbo, un'altra strada ancora, una terza strada, un modo che ci consente di rendere il circuito più semplice ma più vicino all'Univibe rispetto a una modifica del genere, potrebbe essere quello di pilotarlo banalmente con un LED, quindi avere degli LDR pilotati dai LED. Anche in questo caso la risposta del LED, quindi il tempo di salita e il tempo di discesa tra quando si illumina e quando si spegne, è ancora diverso rispetto alla lampada, creando degli effetti ancora diversi. Quindi si può giocare su questi tempi di salita e di discesa del valore di resistenza che pilota i 4 stadi all pass per avere 3 effetti diversi, tutti della stessa famiglia ma con delle peculiarità tutte particolari. Bene, per questo video che abbiamo collocato nella sezione didattica, ma che sarebbe stato benissimo anche quella di Custom e Mods, abbiamo visto sostanzialmente cosa è possibile fare partendo da un'architettura comune a diversi pedali. In realtà, volendo ampliare ancora questo discorso, si sarebbe potuto pensare ad esempio di lavorare nella direzione di un chorus o anche di un flanger volendo. Avremmo però complicato maledettamente il discorso, lo vedremo in futuro, faremo anche questo tipo di esperimenti. Ecco, una nota circa la trasformazione di un phaser in un vibe. Chiaramente, anche se abbiamo visto che ci sono delle differenze sostanziali tra i due pedali, diventano due creature abbastanza diverse a modifiche ultimate, chiaramente, come vi dicevo già nell'altra parte del video, quella nella quale abbiamo fatto la prova, sicuramente il sistema con cui l'effetto fa il suo ingresso e la sua uscita lungo il segnale, quindi il modo in cui il phaser e il vibe entrano in azione, varia sensibilmente in funzione anche della tecnologia che è utilizzata. Abbiamo visto che il pilotaggio di un FET dà una risposta molto veloce, una risposta diversa l'avremmo invece con degli LDR, sia che siano pilotati con una lampada, e una terza risposta ancora per quelle soluzioni che fossero pilotate semplicemente da un LED. Vi invito a sperimentare. Da questo punto di vista mi sento di dirvi però che prima di cimentarsi con la costruzione di magari di un vero e proprio clone dell'Univibe, non credo che sia proprio uno dei primissimi pedali da affrontare, sto cercando anche in qualche modo di procedere con gradualità in ordine di difficoltà, vi proporrò dei progetti invece molto più semplici. Ci avvicineremo poi al mondo dei delay, dei riverberi, dell'eco, vedremo un attimo insomma quest'altra tipologia di modulazioni, in che modo lavora, in che modo tra di loro si somigliano questi effetti anche se hanno delle finalità diverse, e anche in cosa differiscono, quindi come partendo sempre da un impianto abbastanza simile è possibile ottenere degli effetti diametralmente diversi tra di loro, come possono essere il reverbero e il delay ad esempio. Anche qui non molti sanno che hanno in qualche modo dei concept comuni in alcuni casi, o meglio oggi è possibile con la scelta di alcune soluzioni molto interessanti riuscire a ottenere, partendo da un singolo chip, tanto il delay quanto un chorus o un reverbero. Detto questo, non vi spoilerò altre cose, vi ripeto di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, non vi costa nulla, è importantissimo. La crescita e la visibilità del canale mi aiutano in qualche modo a raggiungere una platea maggiore, a raggiungere la soglia utile per incamerare degli introiti che saranno poi direttamente investiti sul canale, quindi si tradurranno poi in nuovi progetti che in questo momento gravano su di me, che in futuro, se il canale prenderà una buona visibilità, invece potrebbero autofinanziarsi con le entrate pubblicitarie del canale. Mettete un like se non lo avete già fatto e il video vi è piaciuto. Vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.